Kama Sutra cos'è? L'India, raccontata fino ad ora, è passata attraverso 5 riflessioni che hanno generato 5 episodi. La vita di strada, il disincanto, la spiritualità, la diversità e la teatralità. In questo ultimo pezzo di viaggio è il momento delle riflessioni finali e dell'ultima curiosità. Chi sono i giovani che faranno l'India del futuro? Mi avvicinerò all'epilogo raccontando la cronostoria delle ultime 2 tappe, prima di arrivare all'aeroporto di Delhi e salutare l'India. Le 5 riflessioni dei capitoli precedenti potranno fare da guida alle immagini che vedrete. Ricomincio la storia di viaggio da dove ero rimasto, sul treno che da Pushkar mi porta a Jodhpur. Un viaggio terribile. C'è una famiglia di indiani con 2 bambini che urlano e suo babbo che urla ancora di più e la mamma zitta, ma urlare, ma così. Cioè no, lungo viaggio, pesante oggi, faticoso, scomodo, urlante. Ad arrivare all'albergo. Arrivati. Finalmente. È buio, sono trovato a dormire. Solita passerella. No, piccione. No, lo piglio io, te lo dico da lontano. No. Mie. Cominciamo a cercare da dormire. C'è un odore fortissimissimo. Questo è tipico in India, però qui nelle zone particolarmente affollate come la stazione ancora di più. Qui siamo vicino alla stazione. Da una parte per ripartire non mi dispiace. Hello, I'm tired. Long trip. From Pushkar. For Indian people, not for Italian people, it's a long trip. Super. Altra notte d'inferno. Mal di pancia, rumori indescrivibili. Di punto in bianco sentivo un tonfo così, tipo lamiere gettate a terra, non lo so. Clacson, non lo so, un caos, il caos nell'orecchio. Quindi dormito poco, preso vitamine e si parte. Ok, andiamo a scoprire i suoi. Usciamo dall'hotel alla nuova esplorazione. Good morning. Non so, a volte
penso non si rendino conto di quanto sia bello il posto dove vivono. Se solo avessero un pochino di accortezza come questa donna, non ci sarebbe luogo al mondo paragonabile per bellezza. Invece, il degrado oltre misura rende l'India bella, ma... Per esempio, questa città, la città blu, per ovvi motivi, squarci romantici spezzati da rifiuti e branchi di cani randagi, per niente amichevoli o arrendevoli come in altre città. Meno male che ogni tanto qualche bastone o sasso indiano mi dava una mano. Questo non c'è voglia. Vadalo. Qui si trova dietro gli angoli branchi di cani che se non arriva l'uomo di quartiere a mandarli via, stanno lì. Ha detto tieni il sasso, a casa mai, dagli una sassata. Si va avanti a sassate. Un'altra caratteristica di questa città, molto più simpatica dei cani randagi, sono i ragazzi che ti rincorrono per avere un selfie. È vero che mi è successo spesso in India, ma qui tutti ti fermano. Sembrano così narcisisti, belli, così eleganti, con la cura dei minimi dettagli. E mi chiedo come mai questa contraddizione rispetto alla cura per l'ambiente. Ma forse, anche in questo caso, vale la vecchia risposta indiana. Perché chiedersi il perché? What is this? Is kurta and pajama. Namaz Allah This is Rajasthan. Beautiful cities. Yes. Vai. Mi hanno chiesto decine e decine di ragazzi di tutte le età selfie, continuazione selfie, che poi fanno fare il selfie con il mio telefono e basta, cioè non è che se la portano a casa loro. Sono arrivato al forte Merangara, quello che sovrasta tutta la città, una fortezza di dimensioni mai viste, massicci di pietra gigantesche, e trasmette un senso di potenza e di sorveglianza assoluto. Niente più alto di lui, e la natura desertica ti fa sperdere la vista fino a che l'occhio ne è capace. Una fortezza costruita dal clan indiano dei Rathore, che sono ancora i custodi del forte. Era il palazzo dei Maharaja. L'ultimo Maharaja, Gai Singh II, ancora in vita, ha conservato gli edifici e ha sviluppato il museo come ricordo della vita dei suoi predecessori. Per me, un'immersione totale tra stanze, armi, baldacchini, costumi, che avevo visto soltanto nei grandi vecchi film. Emozionante. Spada, il Maharaja, Ajit Singh 1700. Questa è la spada originale di questo Maharaja, che noi italiani diciamo Maharaja. Il Maharaja che cos'era?
un re, il re indiano veniva chiamato Maharaj. Namaste. Namaste. Cose incomprensibili dell'India. Com'è possibile lasciare due alveari così grandi all'uscita della fortezza, a pochi metri dalla testa delle persone? Ho chiesto a un ragazzo, ma non è pericoloso? Ho detto sì, molto, perché non sono... Lui me l'ha detto. Actually dangerous. Al rientro in hotel vado nella terrazza a fare qualche ripresa con il drone e dalla cucina esce lui, che mi propone di portarmi a far girare questo coso, come lo chiamava lui, nel punto migliore della città, all'ora del tramonto. Perché no? Appena entro nel suo furgoncino scassato, Rob Singh Bati, questo è il suo nome anche se io lo chiamavo Dan Dan, poi capirete, senza che io gli avessi fatto alcuna richiesta, comincia a girare il suo spot. One number +919414195437. We do early morning 5 o'clock walking tour and evening time sunset walking tour. In during during two times we making walking tours. And we do also village tour, camel tour, desert camping. And we have farmhouse 55 kilometers from here. We do lot of camel trek for 2 weeks, 3 weeks in the desert. That time no mobile, no phone. We have very great time, better than very rich people. We packing lot of campfire, night time drink, enjoy that sound, singing song. We don't know what day today. Like this. Ma non è vero, non ce l'ha l'agenzia. Qui devo fare un chiarimento. È l'epilogo ed è giusto appuntare con correttezza ogni elemento anche se interrompo la poesia. Non è che lui non abbia un'agenzia, o meglio, non come la intendiamo noi. E io in quel momento. Per noi l'agenzia è un ufficio, la segretaria, le licenze, partita IVA, mezzi di trasporto, biglietti da visita, regolamenti, contratti. Dopo io ho capito che lui quei servizi li fa davvero, ma lui è tutto, l'ufficio, la segretaria, il regolamento, eccetera, una stretta di mano e via. Sarò anarchico, ma quanto mi piace così. Uno ha un'idea, una capacità, la mette a disposizione e la baratta. E comunque, senza richiesta, lui continua il suo spot. People every day go temple, but nothing working. Before people working from heart and close eye and we pray and it's working. How is it? Very, very strong. Done. You can go 24 or anywhere. Down. Eccoci! Trattori, questo è grosso, questo è grosso! Don't worry. Ok. E qui sì si dice secondo la testa come noi si dice no, però è dondolata. Ha preso il sasso, cioè non c'è freno a mano. Down. No time to end. Guardate dove si passa, dalla fogna, si è messa anche ciabatte. Cioè, va a vedere il sunset, passa con la fogna, sotto un ponte. Are you sure? Ok. Special place! Vedete, si va a vedere il sunset e questa è, diciamo, la strada praticamente. Una fogna
una discarica, no? La fogna. Quando il marito moriva, la donna doveva bruciarsi perché non aveva più senso di esistere, era emarginata da tutta la famiglia, dalla società, e lei si doveva bruciare. Prima di bruciarsi metteva l'impronta sulla roccia, sulla pietra della casa, penso. Questo credo che lo facessero però solo le mogli del Maharaja, non every woman. No. Ah, ok, meno male. Insomma. Mai fermarsi al primo impatto. Dan, fin dalla cucina dell'hotel, mi proponeva grandi avventure di viaggio alla sua maniera, teatrale. Poi lo faceva da una cucina, appunto, e poi quel furgoncino tutto scassato. Insomma, c'era poco da crederci. E invece mi permette di entrare in un piccolo tempio incastonato in una roccia alle pendici del forte. Ed è grazie a lui se mi porta a casa tutte le immagini dall'alto della città, regalandomi la vista più bella di tutto il mio viaggio. Questa sponda si sente il muezzin, poi si gira, di qua c'è la festa in tu. Badrinath, Kedarnath, they were 1.5 months, don't pay anybody tax 1 rupee. And we drink, enjoy inside icebox, drink alcohol, beer, then when smoke, and then the fund. If you don't ask, don't pay any 1 rupee. Put inside, they make for us joint and smoke. Joint. Drink, draw, and night time, we are not fix anything. We draw all night 1 o'clock. Next day when you start, nobody know, no problem. Everybody woke up, then we eat it later, next drink, down, draw. We'll warrior. In the desert, go anywhere, any village, this is my land. Oh, io saremo tornati alla fogna. A spaccarsi un piede, sono l'infradito. Guarda che asco. No, ok, ci sono. Piedi direttamente nella discarica. Però ne valsa la pena. Yes. Only tour money, I make them, I don't pay tax, insurance, I car, nothing pay. All money in my pocket. In your pocket. I am warrior man. Police people say, one time police people coming, his case, he stop. I say, what is problem here? Police people running 2 times. And one time cash me, I pay 300 rupees. I am all money in my pocket. Done. And I am Roop Singh Balasaria,
We do last 30 year camel trekking, deserting, walking tour, and we making lot of trip in the Rajasthan. And we working from heart. We are not working only for money. We keep people 100% satisfied. Guarantee. Dun, 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 dun. Mattino seguente, si parte, ultima tappa, Bikaner. Attendo la partenza del treno al pozzo, luogo di refrigerio, caratteristico di alcune città indiane. La sera prima Den mi aveva anche proposto di accompagnarmi lui a Bikaner, ma purtroppo l'amico Bilal mi aveva già prenotato e pagato il biglietto del treno e mi sarebbe venuto a prendere alla stazione di Bikaner, dove lui abita. E così, a malincuore, ho dovuto salutare Den. Devo dire che il pensiero di attraversare con quel furgoncino scassato il deserto è un rimpianto che mi porterò dietro. L'improvvisazione è la chiave per accedere spesso alla felicità. E così stamani ho cambiato idea. Sono andato da Den e gli ho detto: se ti va ancora bene si parte. E lui: andiamo. Ho mandato un messaggio di scusa a Bilal e siamo partiti. Ah no, ovviamente con Den non poteva essere un viaggio normale e infatti prima di partire siamo andati a dare da mangiare alle mucche. Sì, proprio così. Per la vecchia storia del karma di cui vi ho già parlato. Ciao. Durante la strada abbiamo fatto varie soste, tra cui un crematorio reale in mezzo al deserto, completamente vuoto, e un tempio in una piccola cittadina. Un tempio bellissimo, coloratissimo, dove mi sono approcciato a due elementi tra i più noti dell'India: il rito della puja e la possibilità di vedere con i miei occhi figure che celebrano il Kama Sutra. Picture Kam Sutra. Il Kama Sutra cos'è? Un piacere della, a parte di mie cazzate, quello che io conosco, altra filosofia. Con la Kama Sutra noi possiamo arrivare anche fino alla Nirvana. So tanta gente per essere fare la cosa sessuale della Kama Sutra sia anche nella stare nella forma, la eccezionale arrivare alla felicità. Amore vuol dire la collaborazione delle due anime. Non è che stare insieme con una signora che si fa piacere su cose sessuali, no? Amore devono essere due anime insieme, la collaborazione delle due anime, amico. So per quello, se non siete contenti, si arriva anche alla fine del mano. Se sei contento, se sei in pace dentro della tua fede, la colpa eccetera, tutto si arriva fino sopra, questo è un altro modo. Namaste. E ora abbiamo dato questo cibo, che è la parte finale della puja. Sweet made by home handmade. Ok. Butter is pure butter. Dovrei. Chiaro.
Vai, eccolo. Yeah, every city is my city, sir. Don't worry about Rajasthan. I'm born in Rajasthan because before we are fighting other city to other city. You understand? It's okay? Ok. No, siamo arrivati. Incredibile. Siamo arrivati. Apriamo un po'. My friend. Allora. Fatto morire dai ridere 2 giorni. very friend. We always you welcome to my dun. Next time I'm anytime India, you most welcome, sir. Okay. God bless you and nice to meet you. Really, I'm really one day today feeling we are like 20 years we know each other like this feeling. Business money different, but we are friendship is different. Tare. Anytime India you Tare. Che qui incontro un indiano che non è mai venuto in Italia, ma parla italiano, l'ho contattato dall'Italia e volevo fare questo incontro e parlare un pochino così in italiano dell'India. Accidenti, guarda che meraviglia. Sai, questo? Sì, very nice place. Ok, vi hanno aperto la porta, mi aspettavano, accidenti. Che onore, ragazzi. Ciao Fabrizio, vieni! Oh, finalmente, Vila. Come stai? Bene. Sorry, Ti è andato bene la viaggio con la macchina, eh? Sì, arrivare qui che pensavo Sì, di già, andare io- a dormire, sono stanchissimo e c'è la festa degli aquiloni. Cioè, in India non c'è mai niente di fermo, sempre festa. Dice oggi è festa, oggi qui è festa, sempre festa. Chiunque sia appassionato di Oriente avrà letto Il cacciatore di aquiloni, un libro che ti segna e appena chiudi l'ultima pagina cominci a desiderare di vedere ciò che hai letto con i tuoi occhi. Perché i libri spostano le persone. Quando sono arrivata a Bikaner ho avuto la sorpresa. Bilal mi porta sul tetto ad assistere davvero alla guerra di aquiloni, come nel libro. Anche se l'aquilone è nato in Cina, tanto per cambiare, nel Medio Oriente e dintorni come qua si è sviluppata una fortissima tradizione. Però qui non si celebra l'esibizione dell'aquilone più bello o più colorato, ma è una guerra tra aquiloni. Alcuni, anche se è illegale, incollano la polvere di specchi al filo e poi cercano di intrecciare il filo del vicino e strapparlo. Loro stanno facendo guerra di questo famoso... Io un paese così vivace non l'ho mai visto. Duro ma vivace. Ci sono centinaia, migliaia di persone sui tetti. E poi questi aquiloni che si mescolano con gli uccelli, che vanno da un tetto a un altro perché ovviamente sono spaventati, non sanno cosa sono questi uccelli di oggi, nuovi. Ma poi è surreale, perché c'è la musica sui tetti, la gente che urla. Wow, क्या बात है 2022 2023 साल क्या सुंदर नीचे
Spartan questi. La mattina presto, sono le 7. La situazione in ogni città è così. C'è il lascito della sera precedente, qui non hanno cassonetti, buttano tutto in terra. Poi la mattina c'è una specie di pulizia naturale, in parte, tra cani, mucche che puliscono e alcune donne che selezionano prendendo se c'è qualcosa di utile, e poi tutto ciò che rimane passa qualche... Good morning! Namaste! Namaste! Anche una cittadina come questa è un piccolo universo, un concentrato di tutti quegli elementi che ho voluto esaltare in precedenza e che hanno dato il titolo ai 5 episodi. Infatti, dopo la poesia degli aquiloni, mi risveglio nella complicata vita di strada, tra immondizie ed escrementi, per poi passare al profumo e ai colori delle spezie, perché questa era una tappa della Via della Seta, dove i mercanti venivano a comprare le spezie in questi soliti rientri, per portarle poi ad ovest, proprio come farò io, solo che qui non passano più i cammelli ma i tuk-tuk, e la mia curcuma la porterò a casa in aereo e non cavalcando il deserto. Un'altalena di sensazioni. Si passa dal profumo al cattivo odore, dal sorriso al rimprovero, No. dall'incanto al disincanto. In questo micromondo di Bikaner c'è spazio anche per la diversità. Basta osservare questi edifici e sentire cosa dice Bilal. Come la Times Square a New York, guarda che bella casa che è. Questa è la via della seta. E tutto è stato fatto con la legno intersiato, di legno di teak, sopra c'è la vetro di vetri. La lampadina arriva di Murano. Noi abbiamo molto mix, e poi questa città dove c'è è passato Marco Polo, abbiamo tante case che è fatto con il marmo di Carrara italiano. Per quanto riguarda la diversità religiosa, qui c'è la testimonianza del gianismo, con uno dei suoi pochissimi templi esistenti. C'era documento che il gianismo è più antico di Siddhartha, seconda religione che è nato in India, prima di Cristo. E loro hanno 5 pilastri: non violenza, mai cacciare animali, mai si mangiano cose la coltivo sotto nella terra, aglio, cipolla, radice, e non si mangiano, era viva. Noi stiamo non violenza, perché il primo motivo di questa religione è non violenza. Non si mangiano dopo tramonto, non credono nella divinità. Loro non hanno sistema delle caste, loro mai si mettono le scarpe, perché quando si mettono le scarpe insetti sono morti, quelli che sulla terra. Loro non si fermano più di 2 settimane in un posto, la fermare un posto anche attaccamento. Questo è non per gente normale, sono monaci. Gente normale si vivono come te e me. Jainisti, uno dei più ricchi di Rajasthan, dell'India. Jainisti sono commercianti, i mercanti migliori della India sono jainisti, ebrei della India. Venendo alla teatralità, basta guardarsi intorno ed osservare la gente. Trovi sempre qualche soggetto da palcoscenico. Come poi non ricordare il mitico amico Den Den che qui mi ha portato, o lui, che alle 7 di mattino, incurante di tutti, gira la cassa verso la strada e spara musica, che riecheggia ovunque, a far da colonna sonora alla nuova giornata. Lascio da ultimo l'aspetto che ha dato il nome invece al capitolo della spiritualità. Questo luogo sarà l'ultimo che vi presento. Ci tengo a chiudere così per la sua folle originalità e perché desideravo vederlo. Uno di quei luoghi frequentati e raccontati da Terzani. I libri spostano le persone. Sto per entrare in un tempio in cui la divinità è il ratto. Sì, il ratto. Sempre perché qui in India tutto è venerabile, tutto è Dio, qualsiasi cosa può essere venerata. Qui abbiamo un esempio molto strano che è quello di venerare i ratti e bisogna levarsi anche le scarpe.
sleep. You will be here. No. Bye. Questo è incenso. Qui c'è ancora incenso. Tutto il fumo. Voilà. Quello che è incredibile è che è trasversale la devozione. Io mi immaginavo di venire qui e trovare magari degli anziani integralisti che credano anche a venerare un dio come il ratto, no? Invece ci sono le famiglie intere, bambini che camminano scalzi come tutti, Forte. Al termine di questo racconto, in cui ho scelto di esaltare caratteristiche ereditate da una lunga storia indiana, rimane la curiosità sul futuro. E questa è l'ultima riflessione delle persone che hanno dato voce a questa storia di viaggio, voci necessarie per capire qualcosa dell'India. E così ringrazio Elena, che tra l'altro dopo il mio incontro avrebbe incontrato ufficialmente la nipote di Gandhi. Insomma, direi una voce autorevole, e sui giovani parla così. Domanda interessante, perché mi son posta anch'io tante volte questo quesito: cosa succederà fra una generazione o due? Quindi tu, giovane di oggi, puoi farti amico di uno che sta a Manhattan, se ci riesci, e confrontarti con lui, puoi andare in un sito porno e quindi puoi confrontarti con qualcosa che magari in tua giornata non hai ancora sperimentato, perché magari la sessualità la vivrai dopo il matrimonio. Perché se io comincio ad avere un certo tipo di apertura e a essere magari meno fissato sulla religione, poi però entro a casa e dietro le mura di casa, quando chiudo la porta, i miei genitori sono quelli di prima, che mi obbligano a sposarmi con chi più o meno decidono loro, che pretendono che io vada al tempio, che faccia questo rituale, quell'altro rituale. Io magari lo faccio senza nessuna convinzione, ma lo faccio spinto dal fatto che se no mi fanno sentire in colpa o così, no? Oppure lo faccio sinceramente perché ancora ci sono dentro. Noi dopo andremo al tempio Sikh, tu vedrai ci sono tantissimi giovani, ma se vai al tempio Hindu ci sono tantissimi giovani, se vai in una moschea ci sono tantissimi giovani, li abbiamo visti anche prima. Io poi non lo so cos'è che li muove, non sarò più a vederlo, però l'avvento di internet secondo me ha giocato un cambiamento importante, radicale in questa cosa. Chi è il millennial di oggi secondo me sta vivendo un conflitto molto grosso. Avrei voluto affrontare con loro anche temi di politica attuale, ma purtroppo oggi le ritorsioni a chi diffonde cattivi giudizi verso un governo estremista è frequente e quindi non ho potuto né voluto sviluppare il tema. Come per le caste, che Sara, che ringrazio, un'altra voce autorevole per il suo lunghissimo rapporto con l'India, mi risponde così. La risposta è:
non lo sanno neanche loro bene. Cioè, è una cosa talmente intricata, perché ci sono le caste, le sottocaste, le microcaste dentro le caste, è tutto un sistema complicatissimo, incomprensibile. Sul futuro dell'India Sara fa una premessa e mi spiega cosa deve accettare un giovane oggi per sposarsi. Ci sono dei cataloghi divisi per casta, con nome, foto, nome, età, professione, titolo di studio e tutto quanto. E ci sono delle persone che sono degli agenti che fanno questi incontri. Allora guarda, tu sei di questa casta, questo ceto sociale, questo livello economico, guarda c'è una ragazza in quest'altro posto che potrebbe andare bene come match. Quindi fanno l'incontro delle famiglie prima e poi, se le famiglie sono d'accordo, fanno l'incontro i due. Immaginati. La donna non è indipendente, quasi sempre. Passa da casa col padre, i fratelli che decidono tutto, alla casa del marito, dove va a cucinare, a fare la schiava. Io penso che i ragazzi che oggi hanno 20 anni saranno quelli che veramente cambiano questo sistema. E lo vedi per esempio da Netflix. Netflix India parla di omosessualità, che parla di sesso. Bollywood, il bacio fino a qualche anno fa non arrivavano quasi a baciarsi e poi sfumava lo schermo. L'India sta andando super veloce a livello economico, c'è una rivoluzione culturale in atto sicuramente, ci sono delle grandi rotture che stanno avvenendo. Io vedo che il futuro economico del mondo è in India e in Cina. Ed infine l'ultima voce narrante da ringraziare è quella di Bilal, il quale mi ha letteralmente ospitato a casa sua, e sul futuro raccomanderei ai ragazzi indiani le sue parole, che oggi sono dedicate a noi, alla nostra civiltà, ma non vorrei che in futuro servissero agli stessi indiani. Noi India è un paese enorme, un paese povero, invece voi guadagnate bene perché voi vivete per weekend praticamente. Tu vai per lavoro e stai aspettando per il weekend. Che vita è quella, eh? Ogni mattina vai da presto, lavora, la torni la sera, sono stanchi morti, poi la vai a dormire, neanche tempo per ragazza, neanche fidanzata, per poi il weekend, fai la party, quella domenica tutta la sera, così la mattina devi andare. Non devi aspettare per divertire, ogni momento divertire. Chi sono sicuri di aspettare fino al weekend? Chi sono sicuri? Nessuno. Quando le chiamo dobbiamo andarla. E questa è la mia ultima passerella dei treni. E già sono emozionato, malinconico, una sensazione stranissima che viaggia così in modo faticoso, poi alla fine viene fuori quella malinconia che ti manca proprio la fatica, il sudicio. 7 ore, arrivo alle 6 di mattina a Delhi. Arrivati a Delhi, siamo tornati dove tutto è cominciato. Penso anch'io che l'India sarà una protagonista economica e che internet abbia spaccato la tradizione. Ma quando poi, anche l'ultima sera, mi ritrovo inghiottito dall'ennesima festa spirituale, ho dei dubbi. I giovani le affollano queste feste, come luoghi di culto, anche se Elena dice non sappiamo con che spirito vanno oggi. Dall'altra parte è vero che sono matti per i social, come da noi, ma usare con orgoglio come sfondo migliaia di ratti e non una spiaggia bianca è molto lontano da noi, molto indiano. Forse è meglio spendere la vita a fare gesti rituali intorno ad un albero che a una catena di montaggio, diceva Terzani. Oppure dico io, ci sarà una via di mezzo, forse il vecchio sopravviverà accanto al nuovo, come succede da queste parti, o forse nascerà un nuovo modello di società, che sarà un ibrido tra tradizione e modernità, scienza e spirito, e il futuro vedrà, al contrario di oggi,
Gli occidentali prenderanno a modello la società indiana. Non lo so. Dubbi. Il viaggio in India fa nascere dubbi. Il viaggio in India è il viaggio. Lo è sempre stato. Lo è perché all'interno di questa definizione c'è la fatica di un paese insidioso, tanto sforzo mentale per sintonizzarsi con questa modalità di vita, che a volte ti disturba e altre ti insegna. Ed è questo mix che per me definisce l'idea di viaggio. Chiudere con una frase riassuntiva sull'India sarebbe riduttivo. Ognuno vede quello che vuole, come si fa con le nuvole. C'è chi continuerà a vederla solo colori e sorrisi, chi la vedrà come il peggiore viaggio della sua vita. Il mio pensiero l'ho espresso in questi 6 capitoli in base alla mia esperienza, alle interviste e alle mie ricerche. E senza presunzione ho esposto soltanto l'immagine che io ho visto. È così tutto indiano, ecco. E siccome nel gioco delle nuvole una tira l'altra, non posso che chiudere così. Rade. E che feste poi. Appaiono all'improvviso e finisco. Don't wanna sleep tonight at all. Just wanna watch them stars fall. With you, don't wanna try to. Diciamo è sposato ciò che diceva Terzani, l'India sporca, diciamo detta traditrice, però non so perché quando io vado via mi manca. È così. E Terzani ci ha insegnato tanto, sì. Fire breath and open sky. Sei una figlia di Terzani. Sono una figlia di Terzani, sicuramente, sì. It's where we go. Io credo che lei sia una delle città negli occhi più belle al mondo. Benvenuti tutti ragazzi. Ciao! It's what we Già il fatto che io la mattina alle 6 mi sveglio e non vedo l'ora di saltare fuori dal letto, per me è una grande conquista, cioè ho voglia di affrontare la giornata. E so che in questa giornata imparerò delle cose, ogni giorno. Alla fine sono uomini. Madonna mia, cado. Lo sentivo. Sì. Prima cosa che mi viene da dirti è che mi sento più viva. Che bella risposta, scusa It's true. Nowadays there's nothing. Io qui mi sento più viva. For you. Fire breath and open sky. It's not